Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di Acelit GT Phenom Pro. Acelit, azienda italiana conosciuta ai più per delle mod che ha sempre fatto su volanti di tantissimi brand, da Trasmaster, Fanatec, Camus, Simmagic. Già dall'anno scorso ha iniziato a creare dei propri prodotti. Quest'anno personalmente si è superata presentando una linea totalmente nuova di prodotti di qualità estremamente alta dal mio punto di vista. Oggi parliamo del suo volante con schermo LCD. Vi spoilerò nell'anteprima il prezzo, 569 euro, e io personalmente gli ho consigliato di aumentarlo. In realtà fa anche un'altra versione senza schermo al costo di 419 euro. Ragazzi, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come detto nell'antefatto, oggi parliamo del GT Phenom Pro, volante dal diametro di 29 cm e mezzo, ma dal peso di soli 850 grammi senza quick release. Probabilmente uno tra i volanti con lo schermo più leggero che ho mai provato e che trasmette qualsiasi variazione di force feedback che la base può trasmettervi, e soprattutto in questo caso lo ritengo anche molto indicato per chi ha basi non troppo potenti, perché pesa probabilmente come molti volanti anche senza dashboard. Arriviamo subito alle caratteristiche tecniche. Front plate da 5 mm in alluminio, spazzolato anodizzato nero. L'unica cosa che un po' mi dispiace è che con l'adesivo, che naturalmente potrete personalizzare all'interno del suo eShop e potete crearvi le scritte, il numero, la colorazione che volete, però va a coprire quello che è il materiale con cui è realmente costruito, e personalmente mi sarebbe piaciuto vederne un pochino di più. Impugnature in poliuretano da 90-95 Shore. Non è possibile, se andate con la mano a premere, risultano comunque avere un ottimo grip quando ce l'avete tra le mani, e non c'è possibilità, anche andando a torcere con molta forza, che sentite in qualsiasi punto anche la plastica avere il minimo gioco all'interno dell'anima in alluminio. Nella parte frontale abbiamo 10 pulsanti RGB. Vi faccio vedere e sentire il click. Il click avviene appena iniziate a premere il pulsante. Faccio notare che la parte di illuminazione LED, non so se riesco a farvela vedere bene, ma con le immagini sicuramente di più, viene da un lato verso l'altro lato, e quindi con qualsiasi colore voi andrete a scegliere si creerà sempre una piccola sfumatura di un colore più pieno da una parte e che va un po' a sfumarsi dall'altra. In realtà l'effetto che danno personalmente l'ho trovato molto piacevole e anche molto particolare, e proprio da Acelit mi è stato detto che questa scelta è stata fatta anche per contenere un pochino i costi del volante. Vengono forniti all'interno della confezione tantissimi adesivi che potete montare e li ho trovati ottimi. Vanno a coprire molto bene quelli che sono tutti i tasti, dando proprio questo bellissimo effetto di illuminazione nella parte esterna del pulsante. Intorno a tutti i pulsanti ci sono delle cover cap in plastica. In questo caso è una totale mascherina stampata in 3D con processi industriali. Effettivamente con questa colorazione dà personalmente un bellissimo effetto. L'unica pecca, come ho detto all'inizio, mi sarebbe piaciuto vederne un po' di meno, perché va a coprire totalmente quello che è il front plate in alluminio. Però molto belle
le lavorazioni e i giochi intorno ai pulsanti che vi fanno distinguere proprio al tatto dove vanno a collocarsi. Abbiamo poi 3 rotari, 2 nella parte centrale e 1 qui in alto. Sono anche premibili. Non sono particolarmente duri, però gli scattini sono nitidi l'uno con l'altro. Per quanto riguarda le cover cap, anche in questo caso alluminio anodizzato nero. Abbiamo poi da quest'altra parte un funky switch direzionabile, rotabile e premibile, anche questo con una cover cap in alluminio anodizzata nera. Abbiamo poi nella parte alta 9 LED RGB più altri 3 e 3 ai lati, naturalmente molto utili per le bandiere e soprattutto tramite SIMAB con il profilo già offerto da Acelit è configurato già la funzione spotter di quando vi stanno superando o state superando qualcuno. Troviamo adesso qui davanti un bellissimo schermo VOCOR da 4 pollici touchscreen, naturalmente configurabile con tutte le dashboard che ci sono disponibili in SIMAB. E proprio adesso voglio farvi vedere come si configura tramite quel software. Andiamo adesso a configurare SIMAB. Facciamo Add New Device e andiamoci a cercare Acelit GT Phenom Pro e a questo punto lo avremo aggiunto. In questa prima schermata possiamo già andare a scegliere l'intensità di illuminazione dei pulsanti. Potremo decidere se far connettere ad un monitor specifico, in questo caso io ho indicato direttamente l'ID dello schermo dell'Acelit, e andare a scegliere quella che vogliamo sia la nostra dashboard. Naturalmente ragazzi io ne ho tantissime, scegliete voi quella che preferite. Vediamo un po'. Mettiamo quella della Ferrari. Possiamo sempre scegliere se tenere la dashboard spenta e fare in modo che si accenda solamente quando siete in game. Potremmo andare anche a specificare per diverse auto la dashboard che preferiamo, visto che per esempio anche io, come vedete, ne ho alcune specifiche di alcune auto. Ci sono dei settings poi sempre per quanto riguarda lo schermo, ma vi consiglio di non toccarli. Naturalmente potete scegliere se abilitare o meno il touchscreen. In questo caso può servire nello scorrere le diverse pagine della stessa dashboard. Nella seconda schermata abbiamo dei preset che possiamo scegliere alle colorazioni. Naturalmente poi potremo ogni singolo preset andarcelo a personalizzare. Vediamo qua, metto il bianco, come vedete potete fare veramente come preferite e salvarvi i vostri preset. In questa schermata è sempre possibile agire sull'illuminazione generale. Sono già caricati dei profili di illuminazione che vanno con la telemetria, molto interessanti. Naturalmente anche questi li potrete andare a personalizzare, ma già Acelit vi offre il suo profilo già preimpostato. Anche in questo caso potete scegliere l'illuminazione di quando state giocando. In più nella parte qui sotto andrete a decidere separatamente l'illuminazione della parte dei LED dei giri motore e l'illuminazione dei pulsanti. Nell'ultimissima schermata abbiamo i soliti preset che potrete dare, per esempio con il funky switch, se vorrete andare ad impostare che vada a variare le varie pagine che ci sono all'interno della vostra dashboard, oppure cambiare proprio tipologia di dashboard. Penso quindi, per quanto riguarda SIMAB, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Passerei adesso alla parte dietro ed è quella che mi ha più stupito nel costo che ha questo volante. Back cover tutta totalmente in alluminio. Anche in questo caso nella parte centrale, come vedete, c'è questo adesivo che sempre nel sito ci sarà la possibilità di andare a personalizzare. Nulla da dire veramente nella costruzione e nelle linee anche della back cover. Nella parte qui sotto abbiamo il connettore 4 poli in metallo, in questo caso è spostato da un lato. Faccio subito presente, questo è il cavo che viene dato in dotazione, perfettamente riesce a fare un giro intorno al mozzo. Personalmente gli ho consigliato di allungare un pochino quella che è la parte di spiralatura, questo perché quando andate a girare un bel po' il volante, da un lato non ci sono particolari problemi, ma dal lato in cui va a tirare un pochino il cavo si tende un pochino a tirare la parte dove non c'è la parte spiralata. Secondo me con un cavo leggermente più lungo migliorerebbe anche questo aspetto. Per quanto riguarda il montaggio del quick release, ci sono 6 fori e in questo caso per poterlo montare dovrete aprire la back cover, ma in realtà si tratta di andare a smontare veramente 4 viti nella parte frontale, disconnettere i cavi delle palette, ve lo consiglio per avere più agio e potermi muovere, ma si monta veramente dall'interno verso l'esterno in maniera molto semplice. Arriviamo adesso al cambio
magnetico. In questo caso la parte della struttura è sempre in stampa 3D di tipo industriale e nella parte invece della paletta è una paletta tutta totalmente in carbonio. E mi è piaciuta particolarmente questa parte, questo adesivo un po' più ruvido, che vi dà una bella sensazione al tatto sia quando lo utilizzate a mani nude che con i guanti. Anche se in plastica, la parte della struttura e del meccanismo è totalmente esente da flessioni da nessun tipo. Veramente un ottimo lavoro. Non è come feedback il più duro che ho mai provato, ma personalmente offre un ottimo click. Naturalmente nulla vieta di poter aggiungere qualche calamita nella parte dietro per aumentare la pressione di distacco. Faccio notare nella parte delle palette non ci sono smussi particolari, ma devo dire che anche al tatto non ha un taglio totalmente netto. Per quanto riguarda l'elettronica, in questo caso parliamo di micro switch. Nella parte sotto poi, come vedete, ci sono già le predisposizioni in caso vogliate di poter installare anche la frizione. Ragazzi, penso quindi di avervi raccontato le caratteristiche di questo prodotto ed è arrivato il momento di arrivare a quella che è stata l'esperienza. La struttura e gli accoppiamenti sono buoni, faccio notare soltanto, in realtà non penso di non riuscire neanche a farvelo vedere in camera, c'è un piccolo spazietto che se vi mettete veramente in una determinata inclinazione è possibile vedere la parte di illuminazione del RGB, ma personalmente è possibile veramente solamente in una determinata inclinazione. Anche al buio non c'è fuoriuscita di luce di nessun tipo. E devo iniziare dal momento in cui l'ho tirato fuori dalla scatola. Sono rimasto stupito, sapendo quale sarebbe stato il prezzo di vendita, scoprire un volante che ha davvero, dal mio punto di vista, un'ottima fattura. Sapendo poi da dove è nata anche questa azienda, ha creato veramente un gioiellino. Oltre a piacermi molto a livello estetico, ha delle linee che rispecchiano tantissimo quelli che sono i miei gusti, ma devo dire che poi nel cuore di quello che è l'esperienza, cioè le impugnature e la robustezza, ragazzi, ai massimi livelli, può competere tranquillamente con i volanti più blasonati. Anche a livello di impugnatura, personalmente molto comoda, anche nelle sessioni più lunghe. Per quanto riguarda i pulsanti, sono molto carini, probabilmente questo è l'aspetto più in linea con quello che è il suo prezzo. Ma in tutte le sessioni che ho avuto in questo mese in cui l'ho potuto provare, poi a livello di input non ha sbagliato mai un colpo. Faccio presente anche un'altra cosa, che a livello di elettronica, molto spesso volanti con lo schermo hanno sempre piccoli problemi di alimentazione eccetera eccetera. Io anche con ProLung con questo volante non ho avuto mai un problema. Quindi credo che gli stati di alimentazione interni e i condensatori che consentono una corretta e continua alimentazione di tutta la parte elettronica siano veramente ben studiati. Per quanto riguarda il cambio, veramente ben realizzato. Come ho detto, avrei preferito un feeling un pochino più deciso. Non è tra i più duri che ho mai provato, ma ci sono anche altri brand tipo come l'EOS, come per esempio anche il VNM, che hanno un feeling molto simile come potenza di attrazione. Dipende anche questo dai vostri gusti. Di buona fattura anche l'attenzione nella cover dei LED, perché anche alla massima illuminazione non sono mai invasivi. Ho apprezzato poi tantissimo la possibilità delle personalizzazioni, in questo caso con il 23 il mio nome e anche la personalizzazione dietro, rendono questo volante veramente un prodotto unico. Il prezzo, ragazzi, già ve l'ho detto, per un prodotto costruito con questi materiali e con rifiniture da qualsiasi parte sempre ben realizzate, non posso che strapromuovere il GT Phenom Pro. Sono certo che questo progetto sarà un successo. Naturalmente fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate, lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare e ci vediamo alla prossima. Ciao!